Agente 00 WAF, Eccomi. ci attende una missione davvero importante questa volta. Siamo riusciti ad anticipare i servizi segreti giapponesi, americani, russi e siamo i primi a mettere le mani su un'arma potentissima che rischia di mettere in subbuglio tutto il mondo high-end. L'ingegno e la creatività che hanno sempre contraddistinto l'artigianato italico sono riusciti a racchiudere all'interno di un unico dispositivo una duplice minaccia. Nessun diffusore sfuggirà al suo attacco. Interessante. Questo bell'imbusto però mi dovrà dimostrare di essere elegante e raffinato come sembra, che poi è quello che conta in un componente high-end. Non vedo l'ora di vederlo in azione. Partiamo! Ciao a tutti e benvenuti su Audiofilando, il canale dedicato a tutti gli amanti del vero ascolto. Io sono Maurizio e il mio scopo è quello del canale, è quello di darvi alcuni accorgimenti per godere al meglio della vostra musica preferita. Oggi in realtà non si parla tanto di accorgimenti, ma di passione assoluta per il mondo hi-fi. Abbiamo infatti l'onore di presentarvi in anteprima l'ultima creatura dell'italianissima Audio Analog. Si tratta di un amplificatore integrato all'interno del quale la casa di Munsumano Terme ha cercato di racchiudere tutto il proprio know-how, tutta l'esperienza maturata in tanti anni di passione per questo mondo. Lo scopo? Quello di perseguire la massima qualità possibile quando si tratta di riproduzione sonora. In una parola, Absolute, che è il suo nome. Qui ad Audiofilando siamo i primi a poter provare e quindi a potervi presentare questo nuovissimo amplificatore integrato. Questa cosa ci inorgoglisce parecchio perché la vediamo come un riconoscimento per il nostro lavoro, per la nostra passione hi-fi e soprattutto per la nostra competenza. Per poter proseguire nel nostro appagante ma faticoso lavoro abbiamo bisogno di voi. Condividete i nostri video, fateci conoscere, fateci crescere. Contiamo su di voi. Torniamo a noi e vediamo come questo bestione da 51 kg viene spedito. Eh sì, è il peso massimo tra gli amplificatori che sono entrati in questa casa. E chi segue il canale sa che di bambinoni paffuti ne sono passati in questa casa nei mesi scorsi. Ebbene sì, ve lo scordate l'unboxing, anzi in questo caso ho dovuto pure chiamare un amico perché Elena, appena visto le dimensioni e il peso dell'imballo, mi ha detto: te lo scordi che io ti aiuti? Devo dire che il suo atteggiamento è più che comprensibile, vediamo perché. L'Absolute infatti è spedito all'interno di una bellissima cassa di legno dotata di maniglie sui fianchi per poterlo spostare e maneggiare in 2 persone, mi raccomando, anche perché se ci provaste da soli probabilmente avreste bisogno di un crick per raddrizzare la schiena. All'interno troviamo ovviamente il manuale di istruzioni ed il telecomando che abbiamo già imparato a conoscere nella review del Maestro Anniversary, per cui vi lascio un link qua sopra. Telecomando essenziale, solido, funzionale. Troviamo anche ovviamente il cavo per la connessione alla rete elettrica, che non è il classico cavo commerciale, ma un cavo di alta qualità della Airtech. Questo aspetto farà sicuramente felici coloro che vogliono curare fino in fondo il cablaggio delle proprie elettroniche. L'Absolute arriva avvolto in un bellissimo panno morbido che completa anche dal punto di vista estetico la presentazione di questo gioiello ai suoi futuri possessori. Ok, siamo pronti a dare uno sguardo più da vicino a questo gioiello di ingegneria italica, con particolare aspetto a comandi, interfacce e funzioni. Questa volta non sarà lui a salire verso di me, ma viste le dimensioni sarò io a scendere da lui. Eccolo qua, il nostro bestione in primo piano. Frontale minimal come da stile Audio Analog. Tutti i loro prodotti hanno lo stesso layout. Spiccano i 2 pulsantoni sopra e sotto per selezionare l'amplificatore in classe A e in classe AB. Rotellone centrale che serve per regolare il volume, molto piacevole al tatto, scorre molto bene, e anche un pulsante che consentirà, come vedremo, di selezionare gli ingressi. Partendo da sinistra abbiamo il ricevitore infrarosso, che è quello che consente di pilotarlo tramite il telecomando, l'indicatore, non so se lo vedete, degli ingressi, più un LED di standby. Gli ingressi sono 5, 3 sbilanciati e 2 bilanciati, il 4 e il 5. Dall'altra parte invece abbiamo una sequenza di piccoli LED che sono un'indicazione del livello di volume. Andiamo adesso ad accenderlo, sto azionando sul retro l'interruttore che consente di mandarlo in standby. Questo stato viene segnalato dall'accensione di questo piccolo LED. A questo punto possiamo accendere, mandare in modalità operativa l'amplificatore o in classe A o in classe B, a seconda del pulsante che pigiamo. Classico ticchettio dei relè interni in fase di configurazione. Eccolo qua.
L'amplificatore è pronto a lavorare in pura classe A. Pigiando per un secondo il leverone centrale del volume, riusciamo a selezionare l'ingresso desiderato dall'1, 2, 3, 4 fino al 5, che è quello che utilizzerò nelle prove. Ruotando invece questo rotellone centrale andiamo ad aumentare o diminuire il livello del volume, segnalato come detto dai LED. È possibile selezionare ovviamente l'ingresso desiderato anche con il telecomando, con i pulsanti in più e in meno, che sono condivisi con la funzione di accensione in classe A o in classe AB. Per passare da una modalità di funzionamento all'altra, niente di più facile, basta rimandarla in stand-by e attivare l'altra classe di funzionamento pigiando l'altro pulsante. Come già ampiamente illustrato quando abbiamo parlato del Maestro Anniversary, per cui vi lascio qui sopra un link per andare a vedere quel video, è possibile accedere a un menu di configurazione tramite il tasto Setup sul telecomando. Ci sono 4 funzioni selezionabili nel menu di configurazione. In particolare abbiamo la selezione della luminosità del LED, la selezione della scala di volume, la regolazione del bilanciamento tra canale sinistro e destro e il settaggio in Direct Mode, molto importante per integrare questo amplificatore nel vostro impianto home theater. Sono tutte funzioni che abbiamo già analizzato nel dettaglio quando abbiamo parlato del Maestro Anniversary, quindi vi invito ad andare a vedere quel video per entrare più nel dettaglio delle funzioni del menu e del loro utilizzo. Diamo ora uno sguardo al voluminoso lato B di questo amplificatore. Esternamente abbiamo i connettori di potenza verso le uscite, mi erano già piaciuti sul Maestro questi connettori, mi sembrano molto solidi e molto ben fatti. Sul fondo abbiamo il connettore principale di alimentazione, quello per collegarlo alla rete elettrica, e l'interruttore per sezionare questa alimentazione nei confronti dell'amplificatore. Partendo dal basso, sulla parte centrale abbiamo la sezione di ingressi analogici. 3 sbilanciati single-ended e 2 coppie di bilanciati. La numerazione di questi ingressi, partendo dal basso dall'1 al 5, sarà quella indicata sul pannello frontale ovviamente. Abbiamo anche un connettore di servizio di cui non ci dobbiamo preoccupare, si preoccuperà l'audio analog di utilizzarlo nel momento in cui dovessimo aver bisogno di farlo. Per finire vorrei porre l'accento su una frase scritta in italiano, nonostante il fatto che l'audio analog sia un marchio di fama internazionale, pensato, progettato e realizzato a mano in Italia. La sua caratteristica principale e distintiva l'abbiamo appena vista, vale a dire la possibilità di selezionare con 2 diversi pulsanti 2 diverse modalità di funzionamento, pura classe A oppure classe AB. Vediamo nello specifico adesso i numeri legati a queste 2 modalità di funzionamento. Si tratta di un'amplificazione a costruzione integralmente dual mono, a partire dal trasformatore d'ingresso. Monta infatti 2 toroidi, 2 trasformatori da 612 watt progettati esclusivamente per l'Absolute. La separazione galvanica quindi tra i 2 canali stereo è garantita dai connettori in ingresso al pre fino ai connettori d'uscita verso i vostri diffusori. Abbiamo affrontato il discorso legato all'alimentazione dei componenti Hi-Fi in un video dedicato, per cui vi lascio un link qui sopra. Andatelo a vedere se siete interessati a questo argomento. Nulla di complicato, non temete, ma dal mio punto di vista avere basi teoriche su aspetti tecnici è fondamentale in campo Hi-Fi. È infatti il modo migliore per evitare di essere presi in braccio con paroloni altisonanti da personaggi che probabilmente non hanno la minima idea delle implicazioni reali di una scelta progettuale piuttosto che un'altra. E Audiofilando con i video a tema prettamente teorico nasce proprio con lo scopo di aiutarvi in questo. Dicevamo, doppia modalità completamente distinta di funzionamento. In classe A abbiamo 50 watt su ogni canale per gli 8 ohm. Progressione lineare della potenza al diminuire dell'impedenza dei diffusori. I watt erogabili infatti diventano 100 se collegati a diffusori da 4 ohm, che diventano 200 nel momento in cui l'impedenza scende a 2. Stesso discorso per il funzionamento in classe AB, ma la potenza in questo caso parte da 150 watt per il funzionamento sugli 8 ohm. La tradizionale filosofia costruttiva di audio analog è mantenuta anche sull'Absolute.
surround, vale a dire l'assenza di un anello di retroazione globale sia sullo stadio pre che sullo stadio finale. Il controllo dei diffusori viene lasciato esclusivamente alle capacità di pilotaggio dei transistor, in particolare alla loro capacità di rispondere in tempo reale alle diverse esigenze di corrente che vengono richieste dai nostri diffusori. Questi stadi di amplificazione sono completamente bilanciati dall'ingresso all'uscita. Fortemente raccomandata quindi, vista la scelta progettuale all'interno dell'amplificatore, la connessione verso le sorgenti con connessioni bilanciate, con cavi bilanciati. La risposta in frequenza dichiarata per questo amplificatore va nel range classico 0,3 dB da 1 Hz a 200 kHz. Il rapporto segnale-rumore nelle condizioni di funzionamento con attenuazione a 0 dB dell'amplificazione è di 93 dB per quanto riguarda il funzionamento in classe A, che diventano superiori a 100 per quanto riguarda il funzionamento in classe AB. La distorsione armonica totale con una potenza erogata di 10 watt alla frequenza di 1 kHz è dello 0,03% in classe AB, che diventano 0,008 in classe A. Interessante, interessantissimo anche il valore di distorsione armonica totale dichiarato alla massima potenza, quindi 50 watt sugli 8 ohm per il classe A e 150 watt sugli 8 ohm per il classe AB. Infatti rimane inferiore allo 0,05% in classe AB e addirittura 0,02% in classe A. Questo significa che tirandogli il collo non lo mettiamo in crisi. Continuando a parlare di numeri, vi faccio vedere il grafico della distorsione armonica totale misurata a questo punto, quindi non si tratta di valori dichiarati ma misurati sia in funzione della frequenza che in funzione della potenza erogata per 3 diversi livelli di uscita. Tutti questi dati li trovate sul manuale allegato al prodotto insieme ad altre misure anche che riguardano il rapporto segnale-rumore ad esempio. Trovo che sia sempre una buona idea, un'idea abbastanza coerente pubblicare esplicitamente i valori delle misure effettuate sui prodotti da vendere. Danno, secondo me, infatti, sostanza ingegneristica ai soldi che andiamo a spendere. Ok, che dite allora? Lo ascoltiamo adesso? Più che i numeri, quando si tratta di prodotti di questo tipo, è l'esperienza d'ascolto che deve dare soddisfazione, quindi proviamolo, mettiamolo alla prova. Per questa prova, ovviamente, l'ho collegato alle nostre Sonus Faber Olimpica 3 e lo piloteremo tramite il mini PC su cui abbiamo installato insieme da file collegato al DAC Topping D90. Per collegare l'uscita del DAC all'ingresso del pre dell'Absolute useremo una coppia di cavi bilanciati, in particolare una coppia di cavi dell'Airtec. A questo punto le mie solite raccomandazioni per queste prove d'ascolto. Lo so che per i più sarò ripetitivo, ma soprattutto quando si parla di componenti di questo tipo diventano molto importanti. Prendete sempre con le pinze queste prove perché l'unico modo per capire se un componente ci piace o meno, in particolare un amplificatore, e ascoltarlo dal vivo con le nostre orecchie, possibilmente collegato ai nostri diffusori. La registrazione è fatta con il nostro registratore portatile Zoom H4n Pro in formato WAV 24 bit 96 kHz. Pubblicare le prove d'ascolto su YouTube per motivi di copyright, come la maggior parte di voi sapranno, è diventato praticamente impossibile. Quindi in questo video troverete solo un piccolissimo estratto delle prove d'ascolto, ma potrete recuperare sul canale Telegram di Audiofilando, per cui vi lascio un link qui sotto in descrizione, le prove d'ascolto complete con 4 brani di generi diversi. Quindi non perdiamo altro tempo e partiamo subito con la prova. Per le mie impressioni d'ascolto, torno da lui. Ho dedicato lunghe e interessantissime sessioni d'ascolto a questo amplificatore, quindi lo posso dire, per me è un piccolo gioiello. Piccolo mica tanto. Partiamo dal funzionamento in classe AB. Gli stadi finali sono basati sullo stesso progetto del Maestro Anniversary. Se vi ricordate, in quell'occasione vi avevo detto che avrei preferito bassi più asciutti e controllati.
Beh, sull'Absolute li avrete. Ma come faccio, direte voi? Se gli stadi finali sono gli stessi, come faccio ad avere caratteristiche soniche diverse? Anche e soprattutto perché i miei diffusori non sono cambiati l'Olimpica. E allora cos'è che mi ha dato questo sprint sulle basse frequenze, questi colpi secchi? Ovviamente lo stadio di alimentazione, riprogettato. I transistor sono gli stessi, ma quando ne hanno bisogno hanno più facilità, possiamo dire, ad attingere la corrente necessaria per il pilotaggio dei diffusori dallo stadio di alimentazione. Il lavoro fatto su trasformatore, raddrizzatore, condensatori di ingresso si sente come. Ecco che quindi sull'Absolute viene migliorato anche questo aspetto. Abbiamo gli stessi cavalli in uscita, ma sono più elastici e reattivi. Vi faccio vedere alcune foto interne dell'Absolute in cui fanno capolino i due trasformatori disposti uno sopra l'altro. La disposizione interna, il layout interno da ingegnere elettronico vi posso garantire che è molto curato, i miei complimenti. Se poi commutiamo in classe A con questo pulsantino, allora lasciamo più spazio alla poesia. I medio-alti risultano più definiti, la scena più focalizzata con gli strumenti disposti in modo migliore, posso dire, nello spazio di fronte a me. L'ascolto in generale risulta più godibile, fruibile, pur mantenendo quel grande controllo sulle basse frequenze che abbiamo in classe AB. Vigore ne abbiamo anche qui in abbondanza e le Olimpica risultano essere domate a dovere da questi 50 watt in classe A. Certo, in classe A scalda parecchio, come ho potuto verificare. Non vi sognate di chiuderlo in un mobile chiuso, ha bisogno di parecchia aria attorno a sé per dissipare correttamente il calore. In ogni caso, la sua eleganza non vi farà rimpiangere il fatto di doverlo lasciare a vista. A proposito, Elena cosa ne pensa da questo punto di vista? Eccomi qui col cicciottino. Eh sì, perché di cicciottino si parla, ve l'ha già detto Maurizio, abbiamo un bel peso per questo amplificatore. Abbiamo già parlato dell'estetica dell'audio analog, che comunque si ripete nei loro prodotti. A me piace perché è molto minimal, lo sapete, e poi devo dire veramente un plauso a questa azienda per i dettagli di design di questi prodotti e soprattutto sui materiali. Ovviamente c'è anche un salto di qualità su questo Absolute rispetto al maestro che abbiamo già visto, perché per esempio anche solo il pannello superiore che chiude l'amplificazione è qua in alluminio, mentre invece sul maestro era in lamiera. Bellissima e curatissima l'incisione Absolute sulla parte superiore di questo amplificatore, molto belle ovviamente tutte le griglie di dissipazione. Frontale tipico delle elettroniche audio analog, quindi con questo bellissimo manopolone centrale lavorato affinché ci sia la possibilità di farlo ruotare con un movimento fluido e veramente delicato, molto bello. A differenza del maestro che abbiamo visto, abbiamo questi due pulsanti che, come vi ha illustrato Maurizio, servono ad indicare la classe A o la classe AB per questo amplificatore, che completano il pannello frontale. Ovviamente la dimensione di questo amplificatore lo rende un amplificatore non per tutti, non per tutte le case, non per tutti gli appartamenti, non per tutte le sale d'ascolto, ma ovviamente oltre alla dimensione anche il prezzo lo rende piuttosto unico. Bellissimi, come vi avevo già fatto notare l'altra volta e come vi ha fatto notare anche Maurizio precedentemente, i connettori sul retro di questo amplificatore. Veramente, quando vi dicevo curato nei dettagli, è proprio questo che intendevo, ma d'altra parte dal Made in Italy non ci aspettavamo di meno. In definitiva, a mio modo di vedere, abbiamo un ottimo prodotto dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo, perché la doppia modalità di funzionamento in classe A e in classe AB vi consente di avere due amplificatori all'interno dello stesso prodotto. Forse qualcuno di voi avrà notato che i diffusori, le Olimpica, durante le prove d'ascolto, e le vedete qui anche adesso, sono poggiate su dei supporti, degli speciali supporti. Avremo tempo e modo di parlarne in futuro, ma per i più curiosi lascio già un link qui sotto in descrizione in cui potrete andare a curiosare sul sito di EFI di Prinzio e capire di cosa si tratta. E ora vediamo a chi sia destinato questo progetto, a chi siano stati rivolti gli sforzi che Giuseppe Blanda, patron di Audio Analog, ha profuso nella realizzazione di questo torello. Beh, è semplice: a chiunque cerchi un amplificatore definitivo e abbia la fortuna e la possibilità di permetterselo. Quando
acquistiamo un amplificatore definitivo, possiamo dire, di questa caratura, dovremmo sempre porci delle domande. Con i miei diffusori questo amplificatore in classe A è fantastico, ma se un giorno mi innamorassi di quegli altri diffusori, che sono fantastici ancora di più forse, ma un pelino più esosi, ce la farà il mio amplificatore in classe A a pilotarli? Oppure i miei diffusori sono talmente esosi che con un classe A non riuscirei a pilotarli, non riuscirei a farli esprimere al meglio. Però mi piacciono anche quegli altri che invece sono ad altissima efficienza, chissà come suonerebbero con un classe A. Bene, con la doppia classe di funzionamento dell'Absolute potrete anche risparmiarvi di porvi questa domanda. Fioretto e macete nello stesso apparecchio, un sogno. Potreste anche decidere con gli stessi diffusori di utilizzare in inverno il classe A e in estate, soprattutto se non avete il condizionatore come in questa stanza, il classe AB. Quindi vi ho fatto venire l'acquolina in bocca? Che ne dite di ascoltarlo con i vostri diffusori? Fatelo, ne vale la pena. Magari andate dai Fai di Prinzio ad ascoltarlo, lì Mino saprà sicuramente accompagnarvi nel modo giusto per i vostri ascolti. Se veniste folgorati dal suo suono, potreste portarvi a casa con orgoglio un prodotto assolutamente made in Italy, che è sempre un plus dal mio punto di vista. L'orgoglio nazionale, infatti, non dovrebbe solo spingerci quando la nazionale vince gli europei di calcio, ma anche quando si parla di tecnologia. Soprattutto quando la tecnologia è di questo livello. Per oggi basta, ho detto tutto. Io torno ad ascoltare, non prima però di avervi augurato buoni ascolti e ciao!